Oggi siamo qui con un paio di cuffie, nello specifico queste, le One Audio Studio Max 1. Un paio di cuffie che mi hanno sorpreso davvero tanto, hanno almeno un paio di caratteristiche delle quali sono veramente molto contento di potertene parlare. Ma iniziamo subito. Preparati perché ti racconterò un sacco di cose interessanti riguardanti tecnologia, performance e tanto altro. Però prima di entrare nel vivo della chiacchierata, unboxing. Ora che hai visto l'unboxing e quindi sai tutto ciò che esce dalla confezione delle One Audio Studio Max 1, entriamo nel dettaglio. Allora, devo dirti la verità, io conoscevo One Audio come brand perché su Amazon, scorrendo, sai, facendo le classiche ricerche, venivano fuori diversi modelli, non li avevo mai provati. Fin quando i ragazzi One Audio mi hanno contattato chiedendomi se volevo recensire questo prodotto e io ovviamente ho accettato. La prima cosa della quale voglio parlarti è la costruzione e i materiali. Allora, queste cuffie mi hanno sorpreso molto quando ho aperto la confezione, come hai visto nell'unboxing, ho visto tutto quello che c'era, ma anche la scatola, la confezione, la cura nei dettagli mi hanno fatto ben sperare. E infatti, una volta indossate queste cuffie, devo dirti che sono veramente super comode. Le ho usate anche per 4 ore e mezza più o meno consecutive. E devo dirti che non mi hanno assolutamente né affaticato l'orecchio né dato fastidio. Questo perché? Perché i materiali, ora non so se è pelle, finta pelle, insomma quello che sia, sono veramente morbidissimi. Quindi sia la parte qui sopra è molto molto morbida, ma anche il cuscinetto. Guarda quanto è spesso e guarda quanto è morbido allo stesso tempo. Quindi sono veramente comodissime. Le indosso e l'orecchio entra totalmente dentro questa parte qui e viene avvolto da questo cuscinetto, il che permette di avere un audio molto molto focalizzato. Quindi da un punto di vista di costruzione mi piace. Questo materiale qui è plastica, ma non è quella plasticaccia brutta che pensi che si rompa in mano dopo qualche minuto. È una plastica molto resistente, molto fatta bene. Quindi da un punto di vista di costruzione di materiali devo dire che queste cuffie non hanno nulla da invidiare a cuffie molto più costose. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta molto è la grandezza del driver. All'interno ci sono driver da 50 mm. Che cosa vuol dire? Che sono abbastanza grandi per permettere all'audio di riprodurre un suono nelle frequenze basse molto ben fatto, quindi i bassi non sono wattati, non sono definiti, e anche la qualità del suono è davvero molto buona, ma della qualità del suono te ne parlo fra un attimo perché penso che sia uno dei punti di forza di queste cuffie. Hanno una qualità del suono molto buona, comparata anche a cuffie dello stesso livello, perché queste cuffie costano intorno ai 179 euro se non ricordo male, ma ti lascio i link in descrizione in modo che tu possa vedere quando ci sono sconti, offerte e quant'altro. Quindi ti dicevo, suonano veramente molto bene e hanno, visto che qui sotto ci sono dei tastini come visto nell'unboxing, uno di questi tastini permette anche di switchare dalla modalità normale a una modalità bass mode, nella quale vengono enfatizzati i bassi per un ascolto musicale più soddisfacente. Queste cuffie sono delle cuffie Bluetooth, ma hanno anche la possibilità di inserire i cavi, ma te ne parlo tra un attimo. Essendo cuffie Bluetooth, ovviamente hanno una batteria interna. Si ricaricano con la porta USB-C, quindi assolutamente perfetto perché è il tipo di connessione attuale. Io ne parlo sempre dell'USB-C perché purtroppo anche prodotti che escono magari non nell'ultimo anno, ma che hanno 1 anno e mezzo, 2 anni di vita, purtroppo hanno ancora altre porte non USB-C, e quindi io tendo sempre a enfatizzarlo perché per me
è fondamentale, cioè se non c'è l'USB-C io di solito non compro quel prodotto perché è un prodotto vecchio dal punto di vista in questo caso di connessione, quindi si ricaricano anche molto velocemente con la porta USB-C. E io, perdonami, ho qui il mio telefono con un po' di informazioni perché voglio essere sicuro di darti tutti i dati, e sulla confezione c'è scritto che la batteria dura 120 ore in modalità Bluetooth. Hai presente quanto sono 120 ore? Da quando mi sono arrivate qualche settimana fa le sto usando sia qui in studio ma anche di là in casa, ascoltando musica, quindi le sto usando veramente tantissimo e la batteria è sempre sempre al massimo. Quindi 120 ore, ora non le usate per 120 ore, quindi non posso confermarti che sia così, ma ti posso assicurare che durano veramente tantissimo. Quindi 120 ore nella modalità Bluetooth e 50 ore nella modalità Low Latency Mode, della quale ti parlo fra un attimo. Ok, quindi anche da un punto di vista di batterie, perché spesso le cuffie Bluetooth le compri, però non sai, o comunque la batteria diventa uno dei fattori principali, ok? Perché se devi ricaricarle ogni giorno non ha proprio senso, ok? Quindi 120 ore, 50 ore e a seconda delle modalità, secondo me sono veramente assolutamente performance di altissimo livello. Ti ho parlato appunto di Low Latency Mode, quindi ti ho detto che la batteria in Bluetooth dura 120 ore e in Low Latency Mode dura 50 ore. Ma che cos'è questo Low Latency Mode? Posso dirti questo, queste cuffie, e questo secondo me è la caratteristica principale di queste cuffie, hanno la possibilità di switchare tra la modalità Bluetooth e la modalità Low Latency, per la quale la latenza, sai, quando si parla di latenza, ovvero ritardo, significa questo latenza, si tende a dire sempre latenza zero. Ora, la latenza zero non esiste, ok? Si dice zero perché è così bassa che si avvicina molto allo zero, ok? Quindi tutti dicono latenza zero. Qui parliamo di Low Latency Mode. Che cosa significa? Significa che mentre le classiche cuffie Bluetooth hanno una latenza di 300-400 millisecondi, che per carità è pochissimo, queste qui hanno una latenza di 20 millisecondi. Quindi 300-400 millisecondi di latenza le cuffie Bluetooth normali, queste nella modalità Low Latency arrivano fino a 20 millisecondi. Pazzesco. E io ti assicuro che le ho testate in questa modalità, te lo racconto fra un attimo, e devo dirti che effettivamente è impressionante. È impressionante perché è immediato, ok? Ed è veramente una caratteristica che le pone a un livello molto alto. Questa insieme alla qualità del suono, ok? Sono secondo me le due caratteristiche che più di tutte mi hanno fatto apprezzare tanto questo prodotto. Per arrivare a una performance così bassa, cioè 20 millisecondi, queste cuffie usano una tecnologia sviluppata da Sony, si chiama LDAC, ovvero Low Latency Audio Codec. L'ho detto bene? Low Latency Audio Codec, sì, confermo, ce l'ho scritto lì, però l'ho detto prima senza guardare. Low Latency Audio Codec, che vuol dire? Vuol dire che 1. La velocità bassissima, 2. La qualità del suono, cioè una tecnologia sviluppata da Sony che permette al Bluetooth di non solo viaggiare molto più velocemente, ma con una qualità del suono maggiore o migliore rispetto alle altre tecnologie. Quindi anche per questo ti dicevo prima che i due punti di forza di queste cuffie sono 1. La latenza veramente bassissima, 20 millisecondi, e 2. La qualità del suono che viaggia attraverso questo codec per la bassa latenza. Ultimo ma non ultimo, ci sono 4 modalità per connettere queste cuffie ai tuoi dispositivi. La modalità Bluetooth, la modalità Low Latency e la modalità con il cavo, perché dalla confezione, come hai visto, vengono fuori anche dei cavi. Sono un attimo incasinati, ok. Quindi c'è un cavo per connetterlo a smartphone o altri dispositivi, un cavo per connetterlo invece a dispositivi che hanno il jack più grande, quindi dispositivi come schede audio o quant'altro. Quindi questo è molto interessante perché lo puoi connettere comunque. E poi voglio farti vedere questo trasmettitore, che probabilmente dall'unboxing non so se si è capito cosa fosse. Questo trasmettitore che ha un tastino qui che si preme e si accende. Vediamo, ok, si sta accendendo, immagino tu lo veda. Vediamo, ok, si sta accendendo, lampeggia, perché sta cercando. Questo che cos'è? È un trasmettitore. Quindi tu puoi connettere questo
trasmettitore, ovviamente ha una batteria interna, infatti ha la porta USB-C per ricaricarlo, puoi connettere questo trasmettitore a quello che ti pare, sia con ingresso grande che con ingresso piccolo, in modo tale che tu possa trasformare qualsiasi dispositivo che non ha il Bluetooth in un dispositivo Bluetooth in grado di pilotare queste cuffie. Facciamo un esempio. Immaginiamo che abbiamo questo registratore, tra l'altro non ho ancora fatto il video sul canale di questo registratore, quindi non andarlo a cercare, ma presto lo farò, ho così tante cose da recensire. Questo qui è un Tascam DR60 Mark II, un registratore digitale che io adoro, con in realtà sono 4 ingressi, vabbè, tutta una serie di cose. Questo qui non ha il Bluetooth, quindi sì, potrei connettere la cuffia che ce l'ha qui, sì, eccola qua, la cuffia con il suo volume e avere il cavo, però nell'economia di uno studio dove meno cavi a terra hai, meglio è. Se noi connettiamo, e ti faccio vedere, se noi connettiamo qui questo dispositivo, ok, che cosa succede? Che possiamo ascoltare l'audio con latenza 20 millisecondi, quindi perdonami se dico 0, latenza bassissima con le nostre cuffie, grazie a questo dispositivo. Ok, facciamo ancora un altro esempio. Abbiamo un altro tipo di registratore digitale, per esempio, abbiamo l'uscita cuffie, eccola, questo è il microfono, e questo qui è le cuffie. No, dov'è? Eccole qua le cuffie. Ok, perfetto. Riusciamo ad ascoltare l'audio con queste cuffie. Quindi noi possiamo potenzialmente utilizzare questo trasmettitore anche per la nostra scheda audio e sicuramente utilizzeremo il jack grande, quindi qualsiasi dispositivo che non ha il Bluetooth, grazie a questo trasmettitore diventa Bluetooth e quindi possiamo usare queste cuffie. E secondo me questo è un altro grossissimo vantaggio, spegniamolo, quindi dicevo questo è un altro grossissimo vantaggio di queste cuffie. Ora che ti ho parlato di tutte le caratteristiche, spero di non averne saltata neanche uno perché erano veramente tante, ti voglio dare un mio feedback. Che cosa ne penso? Allora, ti ho già detto che, e penso che tu abbia capito che mi piacciono molto queste cuffie, sono delle cuffie, secondo me, ibride, nel senso che se tu stai cercando delle cuffie da studio, super professionali, secondo me queste qui non vanno bene. Queste qui possono essere un paio di cuffie molto versatili per ascoltare musica, da utilizzare in studio, come ti ho fatto vedere, per registrazioni, per vedere se stai registrando in modo corretto e quant'altro. Però non sono il massimo della linearità come risposta. Ok, quindi se è il tuo primo paio di cuffie e vuoi un paio di cuffie che sia molto versatile, quindi vuoi usarle sia in studio che per ascoltare musica, queste qui sono perfette. Sono perfette perché, come ti dicevo, oltre alla latenza bassissima, puoi, e quindi anche il suono di qualità, puoi connetterle a qualsiasi cosa. Se invece hai già, o comunque hai già delle buone cuffie e vuoi migliorare la qualità delle cuffie passando a cuffie super professionali, queste qui non sono quello che ti serve, ok? Quindi non voglio dire che siano entry level, perché comunque hanno un costo di 179 euro, se non ricordo male, ma ti lascio il link in descrizione, che per tutte le caratteristiche che hanno e diciamo anche l'equipaggiamento che viene dato in dotazione con queste cuffie, sicuramente hanno un prezzo tutto sommato decente. Però valuta tu. Quindi non comprale solo se è il tuo primo paio di cuffie, oppure se cerchi hai già delle cuffie ma cerchi un paio di cuffie versatili, o magari le tue cuffie sono scomode e cerchi un paio di cuffie molto comode. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni per le quali queste cuffie possono essere la scelta giusta, ok? Però non sono le migliori cuffie da studio, non sono le cuffie da studio più lineari possibile. Ok, io come sai ho già tante cuffie da studio, queste qui le terrò sicuramente, le utilizzerò con piacere, e le utilizzerò sia quando mi registro per ascoltare quello che sto registrando, sia per ascoltare della musica, quindi attiverò la modalità bass mode per enfatizzare ancora di più i bassi, visto i driver da 50 mm, i bassi che vengono fuori da queste cuffie sono molto interessanti. Bene, credo di averti raccontato veramente tantissime cose, però ci tenevo a enfatizzare tutti gli aspetti positivi di queste cuffie. E che dirti, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Noi ci vediamo settimana prossima, grazie mille.